Ciao a tutti! Qualche settimana fa abbiamo inaugurato una nuova serie di auricolari qui sul canale e oggi vediamo un prodotto leggermente più complesso tecnicamente parlando, ma che, come le Rose Technics già viste e di cui vi lascio il link al termine del video, non fanno male al portafogli, ma offrono una qualità superiore al 90% degli auricolari Bluetooth che di solito vi racconto. Sto parlando delle FiiO FH11, delle in-ear monitor che, come anticipavo prima, sono leggermente più complesse tecnicamente perché la loro struttura interna è formata da un driver classico da 10 mm e da un driver custom ad armatura bilanciata di cui vi dirò meglio più tardi. Di solito questi prodotti hanno delle confezioni più ricche del solito, quindi non perdo ulteriore tempo e passo a farvi vedere che cosa potete trovare in confezione quando ve le portate a casa. Però prima permettetemi di ringraziare PlayStereo, che è il distributore italiano di FiiO e che mi ha inviato questo sample in prova. Dunque, nella scatola di dimensioni contenute abbiamo gli auricolari, ovviamente, che come vedete non sono collegati al cavo, per cui dovrete pensarci voi durante il setup iniziale. Troviamo poi il cavo lungo 120 cm e con una fascetta per tenerlo in ordine. Il cavo è intrecciato e, anche se è ricoperto da un sottile strato di materiale plastico, non si aggroviglia. Inoltre vi faccio notare che l'interfaccia da 3,5 placcata in oro, lo spinotto per dirla in volgare, non è dritta ma ha forma a L, così da occupare meno spazio quando inserita nei nostri dispositivi, anche se in alcuni casi può risultare meno comoda rispetto alle interfacce diritte verticali. Sempre in confezione troviamo poi un manuale utente e ben 6 paia di gommini. Dunque i gommini sono in grado di modificare la percezione di ascolto, infatti quelli bianchi trasparenti enfatizzano i bassi, mentre quelli neri offrono un sound più bilanciato. Sta quindi a voi decidere quali installare in base alle vostre preferenze, ma di default trovate montati quelli bianchi di taglia M. Iniziamo dalla forma, che come si vede è particolare. Sembra infatti una conchiglia e si tratta di una scelta fatta di proposito dal produttore per una serie di motivi che ora vi dico. Il primo è che in questo modo la forma si adatta meglio all'orecchio interno. Sembra più simile infatti ad una Buds in-ear che a una in-ear monitor come le Rose Technics già viste sul canale. Il secondo motivo è che con questa forma hanno potuto dividere meglio la struttura interna in 3 diverse camere, dove la pressione dell'aria che passa all'interno viene tenuta sotto controllo così da ottenere minori distorsioni e una migliore estensione dei bassi. Oltre alle 3 camere interne c'è un ulteriore elemento che serve a migliorare la qualità complessiva del suono e che va a concentrarsi anche questo sui bassi. È la camera acustica a forma di C, che dobbiamo immaginare collocata in questa posizione. Quando l'aria si muove attraverso le parti interne, questo elemento a forma di C aumenta la viscosità dell'aria e questo aiuta a migliorare sia la qualità dei medio-bassi che dei sub-bassi. Ogni auricolare, che pesa 9 grammi, è in lega di zinco, proprio per contenere il peso e garantirne una certa leggerezza. La parte rivolta verso l'esterno è in plastica lucida, con un motivo a stella olografico, mentre il connettore è un 2 pin da 0,78 mm. Attenzione che questo cavo può essere sostituito con altri, magari con prestazioni migliori, ma sempre dello stesso produttore. Potreste infatti avere qualche difficoltà a trovare cavi compatibili di altri vendor. Infine, se togliamo il gommino, vediamo la forma tonda dell'ugello e la rete metallica argentata come protezione contro polvere e sporco. Il gommino, invece, come vediamo, non ne è provvisto. La capsula è relativamente piccola e, ripeto, la sensazione è quella di indossare delle Buds. Ad ogni modo, è una capsula comoda, che si adatta bene alla forma dell'orecchio ed è meno ingombrante del solito. Anche l'ugello, che ricorderete a forma tonda, pur essendo di buone dimensioni, con il gommino giusto si incastra bene ed è adatto per orecchie di medie dimensioni in su. Anche il cavo è fatto bene per 2 motivi. Il primo è che, come siamo abituati per questa categoria di prodotti, è preformato da una guaina plastica che fa in modo che questo possa adattarsi facilmente alla forma dell'orecchio. Il secondo motivo è che il connettore, come vedete, è a gomito e segue la forma dell'incavo del padiglione e questo conferisce un'ottima vestibilità. Inoltre, pur essendo intrecciato, è relativamente sottile e leggero, tutto il cavo pesa infatti poco più di 13 grammi ed in questo modo non affatica l'orecchio e non dà quella sensazione di essere tirati in avanti. I gommini completano la dotazione e per quanto mi riguarda ho scelto quelli che enfatizzano i bassi, quelli bianchi, ma li ho mixati per ottenere un comfort migliore, scegliendone uno large per il destro e uno di taglia media per il sinistro.
Ogni auricolare è dotato di due driver. Il primo è un driver dinamico con diaframma al carbonio da 10 mm, quindi diciamo in linea con quanto troviamo sui modelli Bluetooth. Il secondo driver è invece ad armatura bilanciata e qui devo soffermarmi un attimo per spiegare in poche parole che cos'è. In sostanza il driver è composto da una bobina che è avvolta all'interno di un'armatura ed è posizionata tra due magneti. Nel momento in cui la corrente passa attraverso la bobina, l'armatura che la avvolge si magnetizza e inizia a muoversi e questo movimento porta alla vibrazione del diaframma. Siccome questi driver hanno dimensioni molto piccole, è possibile combinarne più di uno, ognuno dedicato magari a frequenze specifiche, così da creare un campo sonoro più ampio. Non è il caso di queste FH11, ma altri prodotti hanno magari due o più driver ad armatura bilanciata. Ad ogni modo queste FH11 hanno un'impedenza di 24 ohm, una pressione sonora massima di 111 decibel e una risposta in frequenza dai 20 ai 40.000 Hz. Sono costruite per enfatizzare e dettagliare i bassi, con un'attenzione particolare alla qualità dei bassi stessi e che quindi le fanno preferire per chi ascolta principalmente rock, pop o altri generi musicali che ne fanno largo uso. Questo modello, che è certificato Hi-Res Audio, è tecnicamente ben realizzato. La separazione degli strumenti e la quantità di strumenti percepiti sono buoni se consideriamo il prezzo di vendita. La risoluzione non è buona in tutti i range di frequenza, ma nel complesso va molto bene. La riproduzione dei dettagli è molto buona, ma manca forse un po' di tono, che probabilmente è il punto debole di questo modello. Le FH11 sono parenti strettissime delle FD11, direi identiche per la verità. L'unica differenza è che mentre queste, come vi ho detto, sono pensate per enfatizzare i bassi, le FD11 sono state studiate per dare risalto alle voci. Sta a voi scegliere il modello che meglio si adatta alle vostre esigenze, ma ripeto, tecnicamente sono identiche. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Queste FH11 sono un prodotto interessante, leggermente più complesso tecnicamente parlando, ma ad un costo che rimane accessibile e che eleva la qualità dell'ascolto musicale. Ci sono solo in questa colorazione che vi ho presentato e sono in vendita per circa 55 euro sempre su AliExpress. Per cui tenetelo presente se siete interessati all'acquisto perché i tempi di consegna potrebbero essere mediamente più lunghi del solito. Vi lascio comunque come sempre il mio link affiliato in descrizione e vi consiglio caldamente di iscrivervi al mio canale Telegram, dove, lo ricordo, non vi invierò offerte di calzini o di robottini aspirapolvere, ma troverete invece i prodotti che recensisco a circa la metà del prezzo di listino. Bene, anche per questa settimana è tutto, sono in attesa che mi arrivino altri prodotti di questa categoria e nelle settimane a venire ne vedremo alcune. Se ancora non lo avete fatto, l'invito è sempre il medesimo: iscrivetevi al canale per non perdere nessuna delle altre recensioni in arrivo e se volete attivate anche la campanella e mettete un like che non guasta mai. Prima di salutarci, un accenno agli abbonamenti al canale che, come sapete, ho attivato da poco e ho rilasciato anche un video dedicato che vi invito a guardare per capire meglio che cosa ho pensato per tutti voi. Alla prossima!